a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come lavorare il fondo delle borse. In linea di massima le regole sono più o meno quelle, con qualche variante poi a seconda dei filati, del tipo di fondo, ma questa vuole essere una guida introduttiva proprio per chi volesse iniziare ad approcciarsi e non sapesse in linea di massima come si lavorano i fondi. Ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo video tutorial io mi sono munita di una fettuccia leopardata, come vedete, e di un fondo 30x10. I fondi sono più o meno simili. Qualora doveste avere queste stondature, considereremo angolo i tre fori che abbracciano la curvatura, vedete? Proprio questi 12. Iniziamo col nodino iniziale facendo passare il filo attraverso il fondo e ancorandoci con una catenella in questo modo. Ora, portandoci appresso la codina nella parte posteriore, inseriamo l'uncinetto nel foro successivo, ripeschiamo il filo e realizziamo una maglia bassa. Vedete, io parto sempre dal punto centrale del lato corto del fondo, questo per un discorso di comodità, di visibilità molto ridotta della chiusura dei giri in futuro, quando poi ci eleveremo appunto in altezza. Un altro punto, sempre portandoci dietro la nostra codina, ed eccoci arrivati al tris di punti che costituisce l'angolo. In questo momento è importante dare un'ampiezza alla nostra borsa in modo che non si ritorca su se stessa una volta allungata e proseguendo il lavoro in altezza. Quindi dobbiamo aumentare in tutti e tre i fori di tutti e quattro gli angoli. Aumentare vuol dire realizzare 2 maglie basse in ogni foro. 1 e 2. Replico. 1 e 2 e per la terza volta aumento. Mi porto fino ai 3 fori successivi che costituiscono l'angolo, realizzando una maglia bassa in ogni foro e proseguo in questo modo fino a completare il mio fondo. Ci chiudiamo nel primissimo punto utile con una maglia bassissima. Prima di procedere vi voglio dare un paio di dritte. Io ho utilizzato questo filato perché è molto spesso e vi dà modo di vedere bene dove ci sono gli aumenti. Vedete qua come cicciotto rispetto agli altri fori? In questo modo sarete in grado di individuare perfettamente dove io ho realizzato i miei aumenti. Ovviamente non realizzerete tutte le borse con filati così spessi, quindi qualora doveste utilizzare dei filati più sottili, sarà necessario andare a strutturare 2 maglie basse in ogni punto di base e 3 maglie basse nei 3 punti che costituiscono l'angolo, quindi l'aumento sarà costituito da 3 maglie basse in ogni foro, mentre la lavorazione normale sarà costituita da 2 maglie basse. Questo per evitare che i punti siano poi troppo stretti tra di loro, il che comporterebbe appunto che la borsa si riversi su se stessa e che tiri nel senso interno. Questo noi non lo vogliamo. Una volta realizzato questo primo giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo un giro di maglia bassa in costa retro. Questo vale quasi per tutti i modelli di borsa, quindi entriamo nel primo punto utile prendendo la costina posteriore e realizziamo una maglia bassa. Proseguiamo, seconda costina, maglia bassa e ci portiamo nella zona degli aumenti. In questo caso non aumenteremo sopra tutti gli aumenti, ma soltanto nel primo punto del secondo aumento. Quindi il primo aumento lo lavoriamo punto su punto, maglia bassa in costa retro, punto successivo, maglia bassa in costa retro. Siamo nell'aumento centrale dei 3, 1, 2, 3, questo è l'aumento centrale. Nel primo punto aumentiamo 2 maglie basse in costa retro. Nello stesso punto, vedete che rientro,
Ed ora proseguiamo con la nostra lavorazione normale fino a portarci in prossimità degli aumenti successivi. Arrivo agli aumenti successivi e il primo lo lavoro normalmente, il secondo lo lavoro con una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse nel secondo. Cosa ho fatto? Ho fatto una lavorazione speculare, quindi sostanzialmente, considerando solo l'aumento centrale, eccolo qua, eccoli qua i 4 aumenti, considerando solo l'aumento centrale dei 3, devo realizzare l'ulteriore aumento nel punto più vicino al centro nel mio pannello. Quindi in questo caso realizzo il primo punto normale e il secondo lo aumento. Proseguo punto su punto e in quest'altro caso il primo del secondo aumento va aumentato di nuovo perché è il più vicino. Da quest'altro lato aumento il secondo perché è il più vicino al centro. In base al punto di lavorazione della vostra borsa andremo a realizzare un ulteriore giro con una catenella, voltando il lavoro, di maglia bassa, accertandoci che al termine di questo giro abbiamo montati il numero di punti che il tutorial ci richiede, 4, 4 più 1, 3 più 5, eccetera, eccetera, a seconda proprio del punto. Quindi in questa fase va riaggiustato di nuovo. Io consiglio sempre di aggiungere piuttosto che diminuire. Cosa vuol dire? Mettiamo il caso che ci serve un multiplo di 4. Arrivo alla fine dei miei punti con 45 punti che non sono multiplo di 4, arrivo, quindi mi allungo fino a 48. Sempre meglio abbondare per avere una borsa un po' più morbida. Quindi faremo qualche aumento eventualmente per raggiungere il numero di punti che ci occorre. Qualora doveste comunque strutturare il fondo nella seconda variante, quindi quella con i 3 punti per l'aumento e i 2 punti per la base, essendo 3 punti da 3, nel centrale del secondo andrà inserito l'aumento, ma quello va da sé, è un po' più comprensibile. La cosa difficile era individuare i punti qualora ce ne fossero 2 per aumento. Io da questo momento in poi, finito il nostro giro di assestamento, possiamo proseguire in altezza per i centimetri che desideriamo e in base al tutorial naturalmente che stiamo seguendo. Se vi interessa potrei anche pensare di realizzare dei tutorial per altri fondi, ad esempio quelli con lo spigolo o quelli tondi, fatemelo sapere naturalmente nei commenti. Spero di aver fatto cosa gradita e vi do appuntamento alla prossima guida.